tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica cappa estiva che io ho deciso di chiamare cappa Bon Ton. Questo perché il filato che ho deciso di utilizzare è il filato dell'Adrian Fil e si chiama appunto Bon Ton. Io ho scelto questo che ha le sfumature del blu, del marroncino, del bianco, soprattutto perché lo volevo indossare sopra questo vestitino bianco che possiedo. Però voglio farvi vedere anche un altro colore disponibile che trovo ancora più carino, perché ha queste sfumature anche del rosa, del verde, del blu, quindi è ancora più abbinabile rispetto a questo qui. Li trovate entrambi sul mio sito, sono soltanto due colori perché questo filato non è più in produzione, quindi abbiamo solo questi due colori. Li trovate entrambi sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda il quantitativo, per poter realizzare questa cappa io ho utilizzato 150 grammi, quindi 3 gomitoli, lavorando con uncinetto del 3,5. Ora taglia M vi occorrono un 50 grammi in più, quindi 200 grammi, taglia L 250 grammi. Vi dico anche inoltre che io non ho fatto aumenti a parte nei primi 3 giri, poi sono andata a lavorare appunto come una cappa, quindi sono scesa dritta senza fare più aumenti. Se però voi volete fare degli aumenti e quindi trasformare questa cappa più in un poncio che in una cappa, per una taglia S vi consiglio di andare a prendere comunque un gomitolo in più, perché altrimenti non riuscite a fare gli aumenti, oppure li fate ma poi la cappa vi viene molto più corta. Quindi se dovete fare gli aumenti andate a prendere 50 grammi in più. Stessa cosa se siete taglia M o taglia L, invece di solo 50 grammi in più dovete andare a prendere 100 grammi in più. Questo se volete fare gli aumenti e volete fare questa cappa più larga tipo stile poncio. Io, come vi ho detto, ho preferito fare una cappa estiva, quindi corta, vedete non è molto lunga e comunque riesco a muovermi tranquillamente, quindi non ho bisogno di fare gli ulteriori aumenti. Per quanto riguarda comunque la lavorazione, mi avvicino per farvela vedere, è molto semplice, è una lavorazione che abbiamo già fatto in passato e quindi gli aumenti sono fatti solo qui all'inizio e poi si procede a fare sempre 2 giri fino alla lunghezza desiderata. Una volta fatto la cappa, io naturalmente vi dirò quante volte ho fatto il motivo e come fare per avere più catenelle iniziali, quindi il multiplo. Una volta fatta la cappa si va a fare una lunga striscia di catenelle che vanno fatte passare lungo i fori del primo giro, per poi appunto stringere e fare il fiocchetto in modo tale da stringere la cappa. Quindi come potete vedere a me adesso è stretta, ma io posso anche allentare il fiocco e quindi far scendere un po' di più sulle spalle la cappa, quindi diciamo come preferite di più indossarla. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra cappa io ho deciso di utilizzare il filato della lana dell'Adrian Fil linea Bon Ton. Il colore che ho scelto io è lo 080, che ha queste fantastiche sfumature che vedete, che vanno dal beige al blu al bianco, mentre qui abbiamo anche un altro colore che invece ha anche queste sfumature del rosa molto chiaro, quasi un lilla, e del verde acqua. Io lo trovo veramente fantastico. Come vi ho detto, io qui ho già iniziato a fare la lavorazione, quindi vi farò vedere su un piccolo campione come andarla a realizzare. Io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5 e ho montato 141 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 catenelle e io ne ho montate un totale di 141. Mi raccomando, taglia S, taglia L, taglia M e taglia L. Se dovete fare degli aumenti non fatene tanti, perché tanto si può poi andare, e vi mostrerò come, a fare gli aumenti nella lavorazione vera e propria. Quindi lo scollo, se non lo volete particolarmente largo rispetto a me, una taglia M monti soltanto 4-5 motivi in più, per una taglia L invece vado a montare una decina di motivi in più, quindi una trentina di catenelle in più rispetto a me. Non esagerate, tanto poi vi farò vedere come andare a chiudere la nostra lavorazione e la nostra cappa sopra. Comunque io poi vi farò vedere il motivo lavorato qui su un piccolo campione, però vi ricordo che lavorando col 3,5 io ho montato 141 catenelle. Allora, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella di base e si ricomincia da capo. Vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella successiva, un'altra maglia alta,
catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare, saltiamo una catenella, entriamo nella successiva e di nuovo andiamo a fare una maglia alta, catenella successiva, un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vado alla successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta, catenella successiva, un'altra maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Ho fatto le ultime 2 maglie alte, la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2 e si ricomincia, maglia alta sopra la maglia alta, 1 2 catenelle, 1 2. Devo andare a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Terzo e penultimo giro, il terzo e il quarto giro sarà il giro che andremo sempre a ripetere e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo e ricomincio da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 e 2, 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1 2 3 catenelle, 1 2 3 e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, 1 2 3 catenelle, 1 2 3, maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e a questo punto andiamo a fare il nostro quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta, 1 2 2 catenelle, 1 e 2, maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, ancora maglia alta sopra ogni maglia alta, 1 2 2 catenelle, 1 2, rientro ad fare una maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima. Ora bisogna sempre ripetere il secondo, scusatemi, il terzo e il quarto giro. Vi faccio rivedere un attimo il terzo giro, quindi 3 catenelle, una maglia alta sopra maglia alta e poi 3 catenelle di separazione e di nuovo maglia alta sopra la maglia alta. Io sto procedendo come potete vedere e non sto facendo degli aumenti, però se dovete fare degli aumenti potete fare in questa maniera: invece di fare 3 catenelle ne andate a fare 5, quindi fate 5 catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quando andate a fare quindi il quarto giro, io adesso mi giro con la lavorazione per farvi vedere, andate sempre a fare le vostre 3 catenelle, quindi la prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta, però andate a fare 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 5 e di nuovo 3 catenelle. Questo se avete bisogno di allargare la lavorazione. Io per adesso non ne ho bisogno perché si è allargata benissimo così e poi non voglio fare proprio un poncio ma più una cappa, quindi stretta. Però se dovete allargare andate a fare questa maniera: invece di fare 3 e 2 3 catenelle e nel giro successivo 2 ne fate 5 e nel giro successivo 3. Questo se dovete andare a allargare la lavorazione. Se dovete allargarla di poco e non di molto, dal 3.5 invece passate a lavorare col 4, quindi non fate gli aumenti ma passate solo a lavorare con un uncinetto più grande.
Quindi adesso si continua a lavorare questi 2 giri fino alla lunghezza desiderata. Allora, io ho terminato la mia cappa, ho fatto un totale di 21 motivi, quindi da qui a qui ho da qui a qui ho 21 motivi, e adesso devo soltanto andare a fare una lunga striscia di catenelle da far passare nel primo giro per poter stringere la mia cappa sul davanti. Vi dirò quante catenelle ho messo, devo ancora farlo, ma sicuramente dovrò andare a mettere almeno sui 300. Allora, ho fatto anche il mio laccetto, alla fine ho messo 220 catenelle e le ho fatte passare, come potete vedere, intorno a tutti il primo giro, gli archetti del primo giro. Quindi una volta indossata la nostra cappa basterà stringere e fare il fiocco e la nostra cappa è terminata.